Noi non vediamo le cose nel modo in cui sono, le vediamo nel modo in cui siamo. O per citare Battiato, che lo sa dire sicuramente meglio di me, nulla è come sembra, nulla è come appare, perché niente è reale. Sì, questa Australia ci sta facendo riflettere molto e mette in discussione le nostre convinzioni. Sarà colpa di questo deserto infinito che sembra non avere confini, o forse è colpa del mare così apparentemente innocuo, o forse sono le mosche che mi stanno rimbambendo o il caldo che mi dà la testa. Non so quale sia la causa, quello che so è che dopo un mese di viaggio abbiamo iniziato a vedere cose che prima non avevamo nemmeno notato. I lati oscuri di questo paese piano piano stanno venendo fuori, come se la polvere rossa si stesse depositando e il quadro diventasse più nitido. Oggi ci scontriamo proprio con questo, mentre continuiamo il nostro road trip in Australia. Buongiorno ragazzi, stamattina ci siamo svegliati nel bel mezzo dell'outback, il deserto australiano, siamo circondati da termiti, ma adesso ci arriviamo. Ieri sera abbiamo lasciato Exmouth, abbiamo fatto 70 km per venire fin qui, anche oggi c'è un vento incredibile, infatti stiamo per volare via, io e Angela. Buongiorno a tutti. Allora, ieri siamo arrivati in questo posto che è proprio un viewpoint, cioè un punto panoramico dove vedere tutti questi termitai che si spargono ovunque in questa zona. Ce ne sono un paio proprio qui vicino che possiamo andare a vedere anche da vicino. Intanto questa è Orietta, stanotte nottata fantastica perché ha fatto pure freschino. Sì, con la coperta stanotte. Sì, sì, bellissimo, è stato fantastico dopo alcune notti caldissime. Questa è stata il top. Questo è il termitaio, è alto praticamente 2,5 metri. Questa è Angela, questo è il termitaio, è qualcosa di veramente impressionante e questo ragazzi è uno dei più piccoli. Sì, perché possono arrivare a 8 metri di altezza e 30 metri di diametro. Queste termiti australiane sono chiamate le termiti naufraghe perché sono arrivate qui dall'Asia. Prima stavano nel legno, come quelle che sono più diffuse anche da noi, che conosciamo un po' tutti. Poi si sono spostate dal legno all'erba e dall'erba alla terra e hanno iniziato a costruire questi che sono dei palazzi, dei veri e propri grattacieli, e si trovano soprattutto nella parte nord dell'Australia. Certo che per essere degli insettini di 3 mm, quasi invisibili all'occhio umano, cioè un prodotto del genere è qualcosa di pazzesco, anche perché comunque ci mettono tantissimo tempo per costruire questi termitai, anche addirittura fino a 100 anni. Sì, e poi la cosa impressionante è che all'interno è una vera e propria città e sono suddivisi in caste, no? C'è la casta dei reali, quella dei servi, quella degli operai, ognuno ha il suo preciso compito all'interno di questa struttura. Le termiti sono chiamate anche gli architetti del regno animale per quello che costruiscono, ma pensate che se le prendiamo in proporzione rispetto alle loro dimensioni, costruiscono delle strutture che sono molto più grandi di quelle che può costruire l'uomo. Oh, stamattina subito un momento Angela, non sono neanche le 8. Come tutta sporca la Orietta, tutta sporca di rosso, ma soprattutto qua dietro. Dopo che l'altro giorno siamo andati su quel sentiero di sabbia rossa, è tutta rossa da tutte le parti. In pratica questa è la vallata delle termiti. Riparo dal sole con l'asciugamanino qua che ci fa la tenda, perché il sole oggi picchia da questo lato e il mio lato. Noi siamo partiti in direzione sud, la direzione è Carnarvon, credo ancora come si dica questa parola. 320 km, tutti in una botta. Sì, allora questo è il paesaggio, al momento è bello brullo, direi, un deserto brullo, si può dire deserto brullo? Sì. Esiste sta roba? Decisamente brullo, bisogna fare attenzione perché veramente parte l'abbiocco, veramente abbiocco totale. Sì. Adesso vuoi mettere la musica? Esatto, stavo per dire anch'io, cantiamo, abbiamo anche una mela, guarda, mangiamo una mela, sì, così sì. facciamo tutte queste cose per tenerci attivi, se no qua è dura oggi, ecco, a posto. Su queste strade ci sono talmente poche macchine che si crea l'effetto montagna. In che senso? Quando si incontra qualcuno venire dall'altra parte, no, ci si saluta, no? Se ci si conoscesse, come si fa quando si fa le camminate in montagna, no? Che ci si saluta sul sentiero, qua ci si saluta sulla strada infinita. Mancano ormai un centinaio di chilometri, quindi abbiamo superato ampiamente la metà del viaggio di stamattina. È cambiata un po' la vegetazione, nel senso che gli alberi qui sono molto più alti rispetto a quelli che vedevamo prima, che erano proprio bassissimi cespugli. Qui invece gli arbusti salgono un po' di più, ma sotto la terra si intravede è ancora quella rossa.
Primo stop di oggi, siamo arrivati a quelli che si chiamano i blowholes, letteralmente i buchi che soffiano. Adesso so che detta così non è una bella frase. Anche là, io ne ho uno se vuoi. Non puoi fare queste battute. Oddio! Che roba! Ma senti che rumore! Questi blowholes sono praticamente dei buchi nella parte alta delle grotte che ci sono, e quindi l'acqua entra da sotto e poi fuori esce dall'alto appunto per la spinta, e ce ne sono una trentina su tutta questa cosa. Arriva anche l'acqua! Si arriva addosso l'acqua! E più il mare è agitato, quindi durante le tempeste più alti sono gli spruzzi che poi fa. Questa parte di costa è totalmente diversa rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso. Guardate il mare mosso su queste rocce, queste scogliere che non avevamo ancora visto. Guarda che spettacolo, ragazzi, di fronte a noi. Qua la scogliera finisce proprio a picco nell'acqua, e quindi praticamente una parete di roccia, e quando arrivano le onde qua ci si lava completamente. Infatti adesso ci spostiamo immediatamente. Adesso proviamo ad andare fino alla fine della scogliera. Ragazzi, sembra di essere su Marte. L'azione del vento e del mare. Si sono anche create un sacco di pozze, e qua si vede proprio il sale. Questo è tutto il sale dell'acqua di mare che si asciuga. Gli aborigeni vivono in queste terre da più di 40.000 anni e conoscevano questi sbuffi, e per loro dietro c'è una leggenda. In particolare questa leggenda narra che lo spirito del mare e lo spirito della terra combatterono per questa zona, per questa terra. Vinse lo spirito della terra e quindi gli uomini ora possono abitare qui. Ma lo spirito del mare promise che un giorno sarebbe tornato a riprendersi tutto quello che era suo, e quindi questi sbuffi sono le urla dello spirito del mare che ricorda agli uomini che un giorno tornerà. Quindi i nativi cosa facevano? Tutte le volte che venivano qui rendevano omaggio al mare, agli spiriti del mare, per tenerli buoni e per dirgli che loro si stavano prendendo cura della terra che in passato era sua. In effetti, ragazzi, a guardare bene, noi stiamo camminando su quello che era il fondo del mare. Cioè, la leggenda effettivamente trova riscontro nella realtà. Qui le maree cambiano tantissimo il paesaggio. La roccia che c'è davanti a noi con l'alta marea è un'isola, ma con la bassa marea è quasi raggiungibile da un ponte che in realtà è fatto di rocce e conchiglie, quindi tantissimi molluschi. In queste acque le correnti del sud incontrano la corrente del nord, e quindi si crea un effetto visivo stranissimo in mare. In questo momento c'è anche un sacco di vento. Avremmo voluto far volare il drone, ma non sarebbe andato da nessuna parte. Vediamo persino stiamo volando noi. Esatto, ci sono pure i gabbiani che fanno difficoltà a volare, sono immobili, così che ne stanno immobili sull'aria, perché appunto il vento è fortissimo, e si capisce anche perché comunque si vede, abbiamo visto che tutto quello che vediamo qui attorno è stato creato dall'azione appunto degli agenti atmosferici come il vento. Qua in fondo si vede dove si incontrano le due correnti, e infatti ci sono delle enormi onde. Siamo fermati un'oretta adesso, ragazzi. Posso magari dare un'occhiata all'olio, perché abbiamo fatto 3000 km quando siamo partiti, quindi è il caso di dare un'occhiata. Colore buono nell'olio, bello chiaro. Proviamo. La perfezione, esattamente come quando siamo partiti a metà. Refrigerante anche perfetto, non abbiamo mai dovuto aggiungere niente in 3000 km. Perfetto. Quella che abbiamo appena visto era la Quobba Coast, che secondo me ha un nome bellissimo, la Costa Quobba, ma a parte questo era una deviazione di circa una settantina di chilometri rispetto alla strada principale che porta verso Carnarvon. Quindi adesso rifacciamo la deviazione. Questa strada è molto più piccola, non c'è nemmeno segnata la riga in mezzo di divisione, molto più stretta, e stiamo andando quindi adesso in città per fare un paio di commissioni, tipo fare benzina e andare a vedere cosa vendono oggi all'azienda agricola, quel mercatino in cui fai tutto tu, prendi tutto tu. Vogliamo vedere cosa c'è in vendita. L'altro oggi ci siamo divertiti un sacco e ci sono dei prezzi pazzeschi. Una cosa di cui non abbiamo ancora parlato in questi giorni, soprattutto quando in questi ultimi notti che siamo stati verso nord, quindi isolati, un po' fuori da tutto, le stelle che si vedono di notte sono una cosa assurda, cioè sono bassissime, ti sembra quasi di toccarle per quanto sono vicine. Hai questa volta stellata
stellata sopra di te. Sono miliardi di stelle. Miliardi, luminosissime, perché non c'è una luce artificiale, quindi tutto buio, e nel buio vedi tutte queste stelline in alto, riesci a vedere tutte le costellazioni. Purtroppo noi non siamo esperti, non sappiamo che costellazioni sono, però è bellissimo da vedere sopra la tua testa tutta questa luminosità. E a pochi chilometri dalla costa il paesaggio cambia ancora completamente. Qui c'è un deserto di sale, c'è questa spianata di sabbia completamente ricoperta dal sale. Siamo tornati dal benzinaio di fiducia al prezzo più imbattibile della zona, 1,95 per la benzina, quindi 1,20 € più o meno, il più basso di tutti, visto che ieri l'abbiamo fatta a più di $2. E niente, adesso facciamo benzina, quindi la prima cosa è fatta, ci facciamo un giro dentro, ci sono anche tutti i bagni, tutta l'area, e poi andiamo dal fruttivendolo. E voilà, siamo andati in bagno, ci siamo rifatti tutto quanto, siamo rinati. Siamo persone nuove e pulite e profumate. Oh. Siamo tornati nell'azienda agricola dell'altra volta e stavolta questo è il bottino, bananazze, melone, una profumo. C'è un profumo, siamo entrati e sentiva questo profumo di melone, sapete quel profumo dolce dell'estate, mi dispiace che non possiate sentirlo. Ma si può immaginare, sì, si può immaginare. Dolcissimo, ci sono avanzate ancora i pomodori della volta scorsa che abbiamo preso qui e anche metà zucchina che è talmente grossa che in 3 volte la stiamo mangiando sta zucchina. Comunque non pensavamo che in Australia avremmo trovato prezzi buoni anche per la frutta e la verdura, cioè eravamo pronti a mangiare soltanto scatolette, un po' come era stato negli Stati Uniti, e invece qua ci sono le farm, come appunto questa azienda agricola, dove costa molto meno la frutta e la verdura, ma anche dei mercatini dove si trovano comunque buone offerte, non ce l'aspettavamo. Oggi comunque abbiamo speso 4 € per sì, questi... un po' meno, $6 in tutto. Ecco, tipo 3 kg di roba qua. Abbiamo parcheggiato Rietta davanti a questo che è un museo, ma in particolare davanti a questa che è una delle attrazioni di Carnarvon, che purtroppo è chiusa. È un pontile che è lungo 1,5 km e porta verso il mare passando sulle mangrovie qua dietro. Angela a tavola! Ecco. È pronto! Ne approfittiamo per mangiarci una pasta con il sugo e le olive. È pronto! Forza! Lo chef oggi ha preparato questo è il piatto della giornata. Col sugo pronto. Guarda qua che pranzetti che si fanno. Com'è? Questo sugo non è tanto buono, mi sa. Non è male. Già che ci siamo, inauguriamo anche il melone che ci farà compagnia nei prossimi giorni. Ma è bianco o arancione? Arancione. Oh, arancione. Hai avuto una reazione diversa col melone rispetto alla pasta con il sugo? Leggera differenza. Non l'ho ancora assaggiato però. Non è buono. È tutto profumo. Davvero? Non sa di molto. No, che delusione. Proprio in corrispondenza del pontile c'è un piccolo museo. Qua si vedono alcune foto degli inizi del Novecento, cioè quando questo pontile è stato costruito, e qui si vede che tutta questa zona dove adesso ci sono le mangrovie in realtà era occupata dal mare, quindi in poco più di 100 anni il mare si è ritirato tantissimo e adesso questo pontile è proprio in mezzo alle mangrovie. I cammelli sono le navi del deserto, ma in Australia non c'erano, quindi hanno pensato perché non li importiamo? Il primo cammello importato veniva dalle isole delle Canarie, ma ironia della sorte, la persona che l'ha importato è morta proprio per un calcio di cammello appena arrivato in Australia. Cioè non è iniziata proprio tanto bene. È iniziata malissimo, ma poi è andata avanti anche peggio, perché poi hanno deciso di importarli non più dalle Canarie, ma da un'altra colonia inglese, cioè dall'India. Sono andati nel nord dell'India e il Pakistan e hanno preso un gruppo di dromedari in realtà e li hanno portati via nave in Australia. Appena arrivati la maggior parte di questi cammelli sono morti per la scabbia, quindi anche lì è andata male, però ne hanno salvati alcuni, sono riusciti a salvarli e da questi poi si è creato un gruppo di cammelli sempre più grande che veniva utilizzato per vari lavori, tra cui anche la costruzione della linea del telegrafo. Questi cammelli venivano attaccati a strutture come questa, che sono gigantesche, vedete, sono dei carri enormi, quindi venivano utilizzati anche per il trasporto, perché comunque potevano fare lunghe distanze, erano abituati a vivere nel deserto. I cammelli non sono più stati utilizzati a partire dal 1920, quando sono stati sostituiti da altri mezzi, ma pensate che ancora oggi in Australia c'è una popolazione di circa 1 milione di esemplari di cammelli selvatici. È una delle popolazioni di cammelli selvatici più grandi di tutto il mondo. Avrete notato che quando si parla di storia in Australia si parla spesso e volentieri di storia molto recente, cioè fino a 200 anni fa.
non è che prima non ci fosse nulla qui, e infatti questa terra era abitata dagli aborigeni, cioè le persone che abitavano l'Australia prima dell'avvento dei colonialisti inglesi. La colonizzazione qui da parte degli inglesi è stata molto sanguinaria, nel senso che sono arrivati, hanno sterminato, hanno imprigionato e hanno ghettizzato gli aborigeni, e ancora oggi ci sono delle ripercussioni di quello che è successo 200 anni fa. Infatti gli aborigeni qui in Australia in questo momento vivono delle situazioni spesso molto difficili, ma nel tempo stanno cercando di riprendersi uno spazio anche dal punto di vista politico, e quindi piano piano cercano di essere riconosciuti sempre di più all'interno della società australiana. Chiaramente questo è un argomento molto delicato, complicato, e va capito, vanno capite anche le diverse sfaccettature che ci sono dietro, ed è quello che stiamo cercando di fare anche noi man mano che viaggiamo in questo paese. Per esempio qui a Carnarvon ci siamo accorti che la popolazione di aborigeni è molto più alta rispetto alle altre cittadine che abbiamo visitato sulla costa, e ci siamo anche accorti che ci sono situazioni di disparità e di povertà che non avevamo ancora visto fino ad ora. Quindi man mano che viaggeremo, man mano che capiremo, parleremo anche in modo più approfondito di questa enorme problematica, che credo sia una delle problematiche più grandi che ci sono in Australia. Abbiamo lasciato la città in direzione sud per raggiungere il posto dove dormiremo stanotte, e adesso siamo fermati in un punto panoramico che ha una vista assurda. Abbiamo provato a scendere dalla macchina e per ben 3 volte abbiamo provato a fare il video, ma è stato impossibile. C'è un vento assurdo, apocalittico, veramente ti sposta, la GoPro non gliela fa in nessun modo con tutte le coperture del mondo, è troppo forte. Comunque questo è quello che abbiamo davanti. Allora, la vista di là è su tutta la strada, non si capisce dove finisce quella strada, sembra che vada nel nulla, perché c'è tutta questa piana dove ogni tanto compaiono queste montagne di sabbia chiara che sembra un canyon. Invece girando la camera da questo lato si vede di qua tutta una distesa che finisce con una zona piena di sale e oltre il mare. Quella è la zona di Shark Bay dove siamo già stati, quindi questa volta non faremo quella deviazione. Siamo arrivati al parcheggio dove passeremo la notte. Qui sulla terra, in mezzo alle piante, si sentono in sottofondo gli uccelli, e qua dietro ci sono tutte le capre che saltano felici da una parte all'altra. Siamo finalmente all'ultimo pezzo della zucchina più grande del mondo. Guinness World Record di questa zucchina interminabile, l'abbiamo quasi finita, però adesso aspettiamo in questa posizione che non so come definire come facciata. Poi invece si sta cucinando la zucchina, manca ancora l'ultimo pezzetto e niente, riusciamo a fare tutto in questo spazietto. Dopo un risveglio selvaggio stamattina le capre e i corvi ci hanno svegliato alle 5 di mattina, molto presto, quindi siamo partiti subito e abbiamo fatto qualche chilometro e siamo arrivati a Geraldton. Siamo tornati nella civiltà perché avevamo un paio di cose da comprare. Una in particolare ci serve in emergenza perché da stamattina non ci si apre più il baule. Infatti qua è rimasto attaccato questo, che noi di solito lo blocchiamo tra il portellone e il vetro. E infatti ancora non siamo riusciti ad aprire. Adesso ho appena staccato tutta la copertura di plastica perché si è inceppato qualcosa nel tutto il meccanismo. Secondo me è stato il caldo, la polvere, abbiamo preso un sacco di polvere e quindi alla fine probabilmente basta oliarlo un po' e si risolve tutto il problema. Ma con la mano riesce a entrare? No, più o meno. Ah, eccolo qua, è questo. Eccolo. Mamma, è durissimo. Boh, mi sa che è aperto. Vai a vedere dietro. Sì. Eccolo. Si apre. Eccolo. Sbloccato. Possiamo togliere questo che è attaccato al vetrino perché non si aprivano né uno né l'altro.
né il portellone grande né il vetrino più piccolo. Sei comodo lì dietro, sdraiato. Dai, abbiamo comprato questo, il VD40, famosissimo. Questo è quello che sblocca qualsiasi serratura, qualsiasi problematica, qualsiasi roba. Cioè, Sì. fa tutto, stoppa qualsiasi cosa, fa di Vabbè, l'abbiamo comprato prima al fai da te, $5, dovremmo cavarcela. un po' qua nei meccanismi. Cioè, io spero che sia quello. Speriamo. Però non c'è spazio praticamente. Faccio prima passare questo dentro magari. Ecco, Ok. è rimasto un pezzo. Allora, dammi una mano. Qua, tipo, butto dentro qua, via. Vado su tutto, via, su tutto. Vai su tutto. Intervento completato, adesso vediamo se funziona. Facciamo il test. Vai. Sì, ha fatto il rumore. Apro? A posto. Si apre, si apre. Dopo che il nostro Mac Paolo ha risolto il problema, Che sta di Angela? c'è chi ha MacGyver e c'è chi ha Mac Paolo. È andata malissimo. Hai altri doti, hai altri doti. Quale Angela? Magari madre, potevi fare di meglio. Ma che cosa stai dicendo? Dicevo altre doti, non parlavo di quelle. Dicevo la simpatia. La simpatia. Vabbè, siamo venuti a fare la spesa, ne approfittiamo, visto che qua Eh. ci sono un sacco di supermercati, facciamo un po' di scorta. La spesa più veloce della storia. Siamo entrati, abbiamo preso tutto quanto, abbiamo riempito tutto quello che... La cosa bella di questi qua, di questi posti, è che ci sono tutte le cose che compriamo noi, sappiamo dove sono, c'è solo la marca più economica, quindi andiamo, prendiamo, mettiamo via e via si scappa. Io non sono grande fan, non so se l'ho già detto. Mi hai già detto sta dello cosa, shopping. mi piace che la ripeti, la ribadisci, così nel caso qualcuno se lo fosse perso. Comunque adesso un bel caffettino, ragazzi, faccio vedere il caffè più economico e buono di tutta l'Australia. In alcuni benzinai, come questo per esempio, c'è l'opportunità di andare a prendersi un caffè da $1 spaziale. Qui a Geraldton siamo tornati al parcheggio dei 5 posti soltanto per campeggiare per chi non è in realtà autonomo, però vedo che si è appena parcheggiato anche questo van, che mi sa che il bagno ce l'ha comunque, e quindi ci siamo messi anche noi. Manca un solo posto, qui è un toto posti, chi ce la farà ad accaparrarsi l'ultimo posto della giornata. Intanto io ne approfitto per andare a farmi una doccia, non mi ricordo se qua le docce sono calde o fredde, adesso vado subito a vederlo. Questo è il bagno, qualcuno si è dimenticato la spugna all'ingresso. Doccetta perfetta, ma fredda in questo caso, vabbè, ci rinfreschiamo un po'. Devo dire che dopo un impatto iniziale un po' traumatico è stata una goduria. Doccia fatta, spelato, sbarbato, bellissimo ragazzi. Allora, ci siamo appena resi conto che oggi è un mese ufficialmente che siamo in Australia. Applauso! Faccio il pubblico io. Da un mese che siamo in Australia, siamo partiti da 2 settimane abbondanti, Orietta top. Allora direi che possiamo fare un brevissimo riepilogo di quello che è stato il bene e quello che è stato il meno bene, perché traduco, ci sono alcune cose che insomma. allora, camperizzazione Orietta top, macchina top, neanche una goccia di olio. Io sto facendo gli scongiuri sotto perché non è finita, questo finora. Questo è dato di fatto, Ok. dato di fatto, quindi per ora benissimo. Posso dire una cosa che sembrerà estrema, ma questa è la camperizzazione più comoda che abbiamo mai avuto, cioè Magari non è carina, nel non senso è che elegante, però è praticissima, cioè perfezione. velocissima,
E dormiamo di una comodità infinita. Un sacco di spazio, sia sopra che bello largo, benissimo. Che è meglio del viaggino, lo dirò. Vince Laurietta sul viaggino, quindi questo molto positivo. Sì. Australia è partita a bomba, soprattutto per i nostri amici, perché noi siamo stati con loro, siamo stati benissimo, abbiamo fatto la ricerca della macchina, vabbè, alti e bassi lì abbiamo già raccontato, ma non abbiamo capito bene il paese appena siamo arrivati, perché siamo messi subito in una situazione di amicizia. Sì, e di ricerca, cioè eravamo focalizzati su quello, quindi non è che ci siamo tanto guardati intorno, abbiamo fatto un po' di giri lì della città. Poi siamo partiti a razzo, pam pam, molto bello. Sai cosa si dice che si parte a razzo? Di solito è così, si finisce. Siamo partiti, abbiamo visto un sacco di cose bellissime, le spiagge assurde e i deserti. Bello. Invece poi a un certo punto un po' la cosa si è un po' appiattita, nel senso che siamo finiti nel deserto vero, sempre uguale per tanti chilometri, un po' così. E allora lì un po' ci siamo resi conto che Western Australia è enorme. Western Australia, diciamo questo numero, tutto il Western Australia ha gli stessi abitanti di Roma, più o meno, ma è grande 8 volte e mezzo l'Italia. Cioè, per dare un'idea, e la maggior parte della popolazione vive a Perth, vivono tutti lì. Farò un inciso, noi siamo viaggiatori di avventura e contatto con le persone. Esatto. Forse l'Australia non è esattamente il nostro posto, però vabbè, si chiude un occhio, lo sapevamo. Ci proviamo, non è che non è che lo sapevamo. Infatti quando siamo partiti, voglio dire, abbiamo delle aspettative su questo tipo di viaggio, già un po' ce l'aspettavamo così, sapevamo che sarebbe stato un viaggio in macchina, quindi già di per sé un pochino più isolato rispetto a, non so, un viaggio zaino in spalla in mezzo alla gente, e in più sapevamo che l'Australia, il Western Australia soprattutto, era tanto disabitato. Disabitato, tanti chilometri, alla fine adesso stiamo tornando indietro, cerchiamo un po' più il contatto umano e poi comunque ripartiremo verso una zona sempre Western Australia che comunque sarà più abitata, un pochino forse sulle nostre corde. Sì. Detto questo, ci siamo resi conto anche di un'altra cosa e qua tiro fuori un esempio di quello che è successo oggi, per esempio. Eravamo al supermercato, non era la prima volta che succedeva, è successa questa cosa che lì per lì ho detto vabbè, capita. Però mi ha lasciato una roba brutta dentro, che mi porto ancora in questo momento. E ti fa pensare, cioè... perché? Insomma, una persona, stavamo facendo la spesa, si gira verso di me e mi manda a quel paese, in inglese, che ho arrabbiatissimo, io mi sono spaventata, infatti ho detto spostiamoci, andiamo via, cioè si è proprio girato verso di lui, l'ha guardato, sai, l'ha guardato fisso negli occhi, arrabbiato, no? Sono quelle situazioni che insomma c'è qualcosa, c'è un disagio in Australia, sì. Ed è evidente, ci sono diversi homeless, c'è la situazione di cui abbiamo parlato anche in questo video, no? Le problematiche con gli aborigeni, disparità, ecco. E quindi niente, mi ha lasciato questa cosa brutta. Vorrei solo dire una cosa, nel senso che l'Australia, come altri paesi, vengono sempre, diciamo, pubblicizzati, venduti come il paese del sogno, il paese della perfezione, dove tutto è perfetto e fila liscio. Il primo mondo, no? Noi abbiamo ancora questa cosa del primo, secondo e terzo mondo. Poi viaggiando, poi le cose le percepisci. E noi veniamo dal paese del sorriso, veniamo dal paese dell'Indonesia, dove siamo stati. Dell'accoglienza, dove veramente, se ci penso, quasi mi commuovo. Sì. Ok? Attenzione ai modelli che prendiamo, perché non è sempre esattamente come ce la raccontano. Qui ci sono dei disagi forti sotto, e nonostante sia il paese dove si guadagnano un sacco di soldi, dove tutto funziona perfettamente, dove eccetera, non è secondo me proprio il paese del sogno. Quindi niente, allora, lo stiamo un po'... Stiamo capendo adesso piano piano, e non è neanche facile secondo me capirlo, perché diciamo che rispetto ad altri paesi, faccio un esempio, la butto lì, gli Stati Uniti è molto più evidente, cioè tu arrivi in una grande città e vedi subito questa disparità, questo disagio, queste problematiche sì, che hanno. Qui invece, essendo così poche le persone che ci sono, non è che in scala è ridotto, ovviamente non è lo stesso numero, sempre gli stessi numeri,
è anche più difficile vedere certe situazioni, ma ce ne siamo accorti più fuori da Perth, devo dire, che non in città. Questa cosa quando entri nei paesi più piccoli forse si nota di più perché, non lo so. Perché c'è anche meno gente. Sì, esatto. Anche quello è strano, nonostante questa poca gente da gestire anche da parte delle autorità, del governo, eccetera, eccetera, rimangono queste situazioni che effettivamente con numeri così bassi dovrebbero essere gestite sicuramente in modo migliore. Poi posso dire una cosa, c'è una cosa che proprio non mi aspettavo assolutamente, ma proprio zero, quando avevamo programmato questo viaggio, l'idea che ti fai dell'Australia è la libertà. Ti aspetti che tu arrivi in Australia e sei molto più libero dal punto di vista dei campeggi, parlo della vita in van, delle auto, vedi un... No. Te l'aspetti, perché loro, tantissime persone hanno l'auto camperizzata, hanno i van, hanno questi SUV giganti con le roulotte dietro. In realtà no, ci sono tantissime regole, è super controllato, quindi Tanti perché dove biglietti. siamo adesso continuano a passare i ranger a controllare chi c'è. Polizia, ranger, federali, c'è di sì, tutto, quindi c'è molto più controllo di quello che mi aspettassi, nonostante comunque ci sia una quantità di natura e spazio, voglio dire, per tutti, a disposizione di tutti. Poi è ovvio che c'è chi se ne approfitta sempre, quindi bisogna stare controllati. Diciamo che se hai visto gli Stati Uniti, un po' il paragone lo fai, se vieni in per Australia lo fai quello. proprio con gli Stati Uniti. Esatto. E lì da questo punto di vista c'è una libertà molto differente e c'è anche una società molto differente. Diciamo che dalla superficie possono sembrare uguali, soprattutto perché se si fa un tipo di viaggio così, cioè quindi on the road, è facile paragonarli, ma in realtà poi se vai a vedere bene, tante cose sono diverse, molto diverse. È complesso questo discorso, bene, ragazzi, è complesso. Sono solo le nostre prime impressioni dopo un mese, vedremo cosa succede nei prossimi mesi. Vabbè, un mese non è neanche poco, No, direi di no. Cominciamo un attimo a capire. Va bene ragazzi, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, importantissimo, aiutate a sostenere questo progetto di viaggio. Siamo un po' lontani anche, è larga l'orietta. Ci vediamo al prossimo video ragazzi. Alla prossima!